Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Ferrovie Miniature, io sono Gio, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo avanti con la costruzione del plastico, cercherò di fare del mio meglio anche perché ragazzi, come potete vedere dal mio abbigliamento, qua sotto in questo garage fa letteralmente freddo. Detto questo non ci scoraggiamo perché comunque abbiamo fatto di peggio, abbiamo lavorato in condizioni peggiori di queste e quindi non ci facciamo prendere dal panico e iniziamo subito a lavorare. Ma prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi a questo canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sia piaciuto e soprattutto condividete dappertutto. Raga, bentornati. Lo so che siete sotto le feste e state pensando tutti alla stessa cosa probabilmente. Anch'io ci sto pensando un po', sì. Non mi faccio mancare qualche piatto in più visto che siamo in un periodo di feste e non è giusto farlo, ma ci sta. Ogni tanto farsi andare un po', quindi qualche zucchero in più, qualche pandoro, qualche panettone, insomma ci sta tutto. Torniamo un po' al discorso di quello che è la costruzione del plastico di Daniel, che salutiamo, e sta accadendo qualcosa di molto strano. Daniel mi aveva promesso di mandarmi degli alberi per il proseguimento del bosco e inoltre mi ha mandato anche una piccola donazione per quanto riguarda il plastico in scala N, che tra l'altro ragazzi ho acquistato un po' di cosine, quindi tra poco magari cominciamo a farlo, anche perché quel plastico lo farò in casa al caldo, quindi ci terrà compagnia per quest'inverno che sta per arrivare. Qualcosa faremo anche in scala N come promesso, ma di questo ne parliamo in un altro momento. Ma ora torniamo a noi. Cosa è successo? Mi ha mandato la scatola degli alberi che aveva promesso, però c'è un piccolo problema. La scatola è questa, gli alberi sono qua dentro, ce ne sono veramente tanti. Lui mi ha detto guarda, ti arrivano un botto di alberi, 200, adesso non ricordo, tantissimi alberi, li ha mandati raga, l'ho aperto, ma purtroppo gli alberi sono in scala N. Vedete raga, ci siamo messi d'accordo io e Daniel, ho detto io mi terrò questi alberi e li utilizzerò nel plastico in scala N, quindi anche lì potremo fare una bella montagna, una bella zona boschiva. In cambio ovviamente farò un regalo a Daniel, sì, una piccola struttura che metterò qui nella zona della stazione e ci penserò io, quindi acquisterò un edificio e lo metteremo nella zona della stazione in cambio di quegli alberi. Comunque tutto sommato io qualche alberello ce l'avevo e adesso andiamo a proseguire in quella zona a fare insomma un po' di forestizzazione dell'ambiente. Ultima cosa ragazzi, prima di cominciare, guardate sotto nel primo commento oppure nella descrizione qua sotto, ho attivato una specie di negozio online su Amazon strutturato in categorie. Lo sto ancora allestendo ma lo sto sistemando per il meglio, visto che Amazon non ama fare categorie, non ne capiscono molto. Ho cominciato a fare categorie tipo a Wagen, Faller, sto cercando di metterlo al meglio, dove potete trovare tutti i prodotti di modellismo e fai da te e anche prodotti tecnologici che prossimamente inserirò, e potete acquistarli ovviamente dandomi zero, ma nello stesso tempo se fate un acquisto attraverso questo negozio che ho creato per voi non fate altro che supportarmi, perché una piccola percentuale mi torna indietro per magari utilizzarla a migliorare il lavoro che stiamo facendo. Vi ringrazio se lo farete, ma detto questo adesso andiamo a cominciare. Let's go! Nello scorso video, quando abbiamo fatto la costruzione di questa zona, per incollare tutti questi alberi ho utilizzato Vinavil, ma comunque secondo me è meglio utilizzare la colla a caldo. Perché facciamo prima? Perché con il Vinavil, poi specialmente in questo periodo, magari dobbiamo aspettare troppo per l'indurimento e quindi facciamo prima con la colla a caldo. Ora però andiamo avanti con la stesura di vegetazione da questa parte e cominciamo a mettere un po' di colla. Stavolta creerò magari una vasta estesa, prendo un pennello un po' più grande e cerchiamo di portarci avanti. Io la colla la metto in maniera del tutto casuale, proprio perché non voglio che l'erba vada proprio dappertutto, ma solo in alcuni punti. Spolveriamo casualmente un po' di verde differente, di un'altra tonalità. Come ho fatto anche l'altra volta, metto due tipi di erba media di colore differente.
Purtroppo di questi alberi non ne ho più, quindi dovremmo aspettare una nuova fornitura, ma nel frattempo andiamo a vedere qua sotto cosa c'è da fare. Ok raga, nel frattempo io direi di passare in questa zona che andiamo a sistemarla. Qui ovviamente tanti mi hanno chiesto perché è rimasto così in sospeso, e soprattutto questa parte qui dove ci sono i muraglioni non è ancora, diciamo, in maniera del tutto completa. Infatti avevamo lasciato in sospeso proprio per il fatto che in questo punto ora andremo a costruire un ponte fatto sempre in mattonato nello stesso stile, e dopo verrà verniciato tutto dello stesso colore per renderlo ovviamente univoco. Quindi ora andiamo a fare la struttura qui di appoggio di questa parte del ponte, che andremo a appoggiare qua sotto. Andremo a fare ovviamente, se non avete visto i miei video precedenti, andate a vedere come faccio a fare le strutture in mattonato con l'eolite o comunque con questo tipo di materiale, che potete usare anche il polistirolo, insomma altri tipi di materiali simili, ma questo ovviamente è un lavoro che farò portandomelo a casa, perché devo farlo in maniera molto comoda. Più che altro mi sono preparato questo muraglione su misura che appoggia proprio in questo punto e in quest'altro. Ovviamente faremo il disegno per creare, sarà più o meno la metà di questo, per creare appunto il livello del ponte, e poi andremo ad applicarlo. Quindi la struttura sarà alta 4 cm da questa parte e 4 da quest'altra. Ok, e andremo a fare adesso il taglio. Ok, l'eolite si taglia in maniera del tutto semplice. Ho scoperto che su Amazon c'è un altro tipo di materiale molto simile a questo, ve lo metto nel link, andatelo a vedere. L'ho tagliato un po' ovviamente in obliquo per dare quella sensazione appunto di struttura a spiovente. Ok, ora proviamo a vedere là sopra come ci sta. Io ho messo lì un carro per farvi un'idea. Ok, questo viene messo così. Ok, e ora andiamo a creare la struttura sotto. Vediamo la misura, abbiamo circa 24 cm. Recupero un foglio di eolite che io non butto mai via e andiamo a prendere, diciamo, la parte questa di scarto. Ci prendiamo i nostri 24 cm, vediamo cosa riusciamo a utilizzare di questa parte. A 24 tagliamo. Ok ragazzi, per una profondità massima abbiamo visto di, appoggiando il nostro pannello, per una profondità di circa 10 cm, anche meno, andiamo sotto. Adesso capirete quello che sto per fare. Facciamo anche un 8,5 da questa parte e 8,5 da quest'altra. Andiamo direttamente al taglio. E da quest'altra parte dritti. Perfetto, quindi per farvi capire il senso è questo. Ok, questa parte qui adesso ho tagliato a misura, questa parte l'ho tolta perché sotto lì c'è un appoggio della giunzione del ponte, questo va qua sotto. Ok, e la nostra struttura si appoggia sopra di questo. Ora però dobbiamo andare a creare il nostro effetto mattonato. Ci metteremo un po' a farlo ragazzi, ci vorrà il suo tempo. Ok, nel frattempo sono andato e tornato, ho preparato i muraglioni, diciamo l'effetto mattonato, sia in questo, e ho preparato anche quello che va dietro dall'altra parte, e ora andiamo ad incollarlo. Ovviamente adesso sono grezzi, quindi dopo poi, una volta incollato questi, andremo a pitturare tutto dello stesso colore. Per dare un effetto alle eolite di magari un po' di curva, possiamo farlo in maniera del tutto manuale, anche perché è un materiale molto malleabile, ma si potrebbe spezzare, quindi ci possiamo aiutare con il fono, quello dei capelli. Ovviamente, come già detto prima, andremo poi a pitturare tutto dello stesso colore, tutta questa fascia, e oltretutto in questo punto possiamo divertirci con della vegetazione oppure una cancellata. Vedremo
adesso nel prossimo video come fare. Ho fatto comunque, vedete, l'effetto mattonato anche nei bordi, in modo che se nel caso non dovessimo mettere niente rimane comunque un effetto scenico migliore, ok? Qua nella parte, vedete, bianca andrà messa ancora della base cementizia del composto per creare il terreno, e poi andremo a mettere vegetazione. Ora andiamo a mettere questo sostegno che avevamo visto prima sotto per andare a creare la pavimentazione che va sotto appunto il ponte. Mettiamo sempre della colla a caldo e andiamo ad applicarlo. L'effetto di appoggio, adesso in questi punti dove c'è ancora del vuoto andremo ad aggiungere delle eurite e poi faremo la gettata. Questo pezzo è su misura, li avevo già tagliati tutti prima, andiamo a incastrare qua dietro. Raga, sono sincero, in questo momento mi fermo perché qua sotto fa veramente freddo, quindi mi devo fermare, se è fatta sera. Andremo avanti col prossimo video a capire come strutturare meglio questa parte. Accetto consigli, commenti qua sotto. Ovviamente dovremo pitturare tutta quella zona lì e ovviamente lavorare di vegetazione. C'è veramente tantissimo lavoro ancora da fare, ma ovviamente lo vedremo nei prossimi video. Ma ci vediamo al prossimo video, probabilmente una reaction sui plastici, e alla prossima. Ciao!